Ciao Ciro, buongiorno. Allora, Ciao Carlo. oggi parliamo di due argomenti strani, biscotti e automi. Ma cosa c'entrano biscotti e automi messi insieme? E con quella frase che c'è sopra di me, questa qui, dove c'è automazione non c'è casa, e quell'altra che non vedete, che dice dove c'è Fisi c'è casa. E poi quel pacco di biscotti, è un pacco grosso, molto grosso. È proprio un gran paccotto, caspita. Ma spiegamelo un attimo, perché non è mica ancora tutto chiaro per me. È proprio un bel paccotto quello che hanno confezionato e mi spiego meglio. Praticamente il giorno 7, quindi soltanto 3 giorni fa, la Barilla ha notificato a noi come sindacato, ma a tutti gli altri sindacati nazionali, che ha intenzione di dismettere ben 532 posti di lavoro, Ah, ricorrendo alla legge 223 del 91. Ora, il primo aspetto da chiarire è proprio questo del ricorso a questa legge. Questa è una legge che va in soccorso alle aziende in crisi, in difficoltà, che prevede una serie di misure partendo dalla cassa integrazione ordinaria a quella straordinaria per crisi di natura strutturale o comunque durature nel tempo, fino ad arrivare poi ai licenziamenti collettivi quando praticamente il percorso è irreversibile e non c'è nessuna possibilità, diciamo, di riprendere la produzione ai livelli precedenti. Ora, la prima anomalia sta nel fatto che la Barilla non è assolutamente in crisi, è un'azienda che ha i bilanci in attivo, prevede anche un leggero incremento di fatturato per quest'anno, quindi insomma incrementa anche gli utili ed è inadeguato il ricorso ad una legge che invece serve alle aziende che sono in difficoltà. Anche perché che cosa succede ricorrendo a questa legge? Che praticamente il progetto che loro vogliono mettere a un atto e che tra un momento definiremo verrebbe finanziato dal pubblico, cioè da noi contribuenti. Quindi praticamente loro hanno un progetto che è diverso, che è di implementazione tecnologica e poi spiegheremo che cosa significa e intanto glielo paghiamo noi perché sulla collettività andrebbero a pesare 532 cassi integrati che sono quelli che si apprestano ad andare in pensione nel prossimo biennio. Loro come sacrificio e come incentivo all'esodo metteranno un piccolo contributo diciamo, per incentivare questa scelta. Ora, dov'è che c'è la grande incongruenza per cui abbiamo diciamo, preferito ricorrere subito e inficiare la procedura? Intanto questi signori si sono già incontrati con le organizzazioni sindacali principali, quando si dice le grandi organizzazioni rappresentative, quei nobili della CGL, della CISL e della UIL, i quali non solo hanno fatto diciamo, come dire, le verifiche preliminari, ma hanno già sottoscritto un accordo che appunto definisce i licenziamenti per 532 persone in tutti gli stabilimenti Barilla d'Italia, Mulini compreso. Quindi già tutto questo è frutto di un accordo con le organizzazioni sindacali. Ora, il fatto stesso che loro ce l'abbiano soltanto notificato e non abbiano avuto neanche il buonsenso, così come prevede la legge, di incontrarci per chiarirci le necessità, ovviamente ci mette nella condizione di inficiare, il che significherà per il momento soltanto ritardare la procedura. Ma intanto partiamo da questo, poi spiegheremo alle maestranze qual è il rischio legato a questo disegno e facciamo emergere con, diciamo, con chiarezza quali sono le incongruenze. Normalmente in sede sindacale, cioè in confronto, diciamo, nel confronto tra le parti, che cosa si deve fare? La prima cosa è salvaguardare i livelli occupazionali, quindi al di là del prendere atto dello stato di crisi, al di là del prendere atto delle nuove esigenze, al di là di al netto di tutto questo, l'impegno reciproco deve essere di salvaguardare i livelli occupazionali. Perché? Perché una società è viva e si alimenta nel momento in cui c'è la possibilità per un'azienda e quindi per i lavoratori che compongono quell'azienda di continuare nella propria attività. In questo caso invece quei 532 posti non saranno mai più reintegrati perché l'idea della Barilla è quello di implementare l'automazione e quindi diciamo per certi aspetti anche l'intelligenza artificiale. Ora noi ci rendiamo benissimo conto
che non possiamo restare ancorati ad un vecchio concetto di azienda e sappiamo benissimo che il progresso, diciamo, come dire, è inarrestabile. Il problema è che questo progresso deve essere sottomesso alle esigenze dell'uomo. Quindi i sindacati, ma l'azienda allo stesso modo, avrebbero avuto il dovere di stabilire, forse questa poteva essere un'occasione e hanno perso anche questa occasione, di stabilire che è compatibile anche la presenza di 532 risorse, magari in modalità diverse, quindi lavorando meno ore, meno giorni, così come si auspica da anni. Invece no, 532 risorse vengono marginalizzate ed escluse dal processo produttivo. Ora, non devo essere sicuramente io a ricordare ai colleghi sindacalisti, ma soprattutto alla Barilla, che la salvaguardia della dignità umana si realizza attraverso lo strumento lavoro. Nel momento in cui l'uomo viene privato di questo strumento che assicura dignità a se stesso e ai propri familiari, è evidente che noi stiamo facendo un grave torto non soltanto al lavoratore, ma all'umanità in genere. Quindi va bene l'automazione spinta, va bene l'implementazione tecnologica, va bene tutto, ma non va bene mettere fuori, come dire, dal processo gli uomini. Un'altra cosa curiosa che ci ha infastidito e ci ha indispettito. Normalmente, appunto, la legge 223 prevede che nel periodo in cui si ricorre a questi strumenti, agli ammortizzatori sociali, ai cosiddetti ammortizzatori sociali, non è possibile fare nuove assunzioni. In deroga invece a questo vincolo, i sindacati hanno anche sottoscritto che l'azienda può fare assunzioni a tempo determinato e magari attraverso la somministrazione. Quindi un'ulteriore precarizzazione, laddove dovessero avere delle esigenze, vengono invece assunte in maniera precaria, quindi non vogliono assumere nessun impegno nei confronti della collettività. Ora, firmare un assegno con questo, un accordo con queste caratteristiche è semplicemente vergognoso e probabilmente questo sta a significare che il ragionamento è iniziato molto prima di quando si è avviato la procedura o comunque al primo incontro che si è tenuto il 15 di aprile, perché la legge pone un vincolo preciso che è quello dei 45 giorni per ultimare la procedura, quindi meno di un mese e mezzo. E allora hanno già stabilito le tracce, che un primo gruppo uscirà già nel bimestre maggio-giugno 2024, quindi significa che loro hanno già individuato le risorse da alienare, e l'altro invece tra novembre e dicembre 2024. Bene, noi speriamo che attraverso questa nostra azione, diciamo, di interruzione della procedura si possa avere lo spazio e il tempo innanzitutto per ragionare con le maestranze e in secondo luogo per coinvolgere ancora quelle organizzazioni sindacali liberi da vincoli con Confindustria e che magari ancora tengono a salvaguardare posti di lavoro. Io in tutto questo vedo diverse mosse sbagliate. Ragioniamo per estensione. Facciamo finta che tutte le aziende nazionali licenzino tutti i loro dipendenti e assumano soltanto dei robot. Cosa succederebbe? Che l'Italia fallirebbe, perché non ci sarebbe più il denaro necessario per acquistare i prodotti che quei robot fabbricherebbero. Il che mi sembra una gigantesca, una cagata pazzesca, come diceva Fracchia. Madonna, ascoltate Beh, Fracchia. tu la vedi, diciamo, in chiave quasi ottimistica, nel senso che il progetto potrebbe, dico potrebbe perché non abbiamo elementi, nessuno ci ha svelato ancora quali sono i veri piani di questi signori. Potrebbe intanto aprire le porte a quello che abbiamo sentito ogni tanto, come dire, profilarsi all'orizzonte al reddito universale, il che significa rendere l'uomo schiavo. Praticamente tu avrai il necessario per sopravvivere, non per decidere, per poter vivere. Questo potrebbe portare ad una riduzione notevole della popolazione mondiale e ovviamente far ripartire un nuovo ciclo economico che sarebbe ulteriormente a vantaggio di chi già detiene le leve del potere. Quindi quelle storielle che abbiamo sentito sul depopolamento, sugli mangiatori inutili, insomma tutte queste cose qua, potrebbero iniziare ad avere, come dire, un senso
alla luce di questo. E ovviamente quando inizia un grande gruppo industriale come Barilla ad attivare procedure del genere, è evidente che è semplicemente una apripista per tutto il circuito produttivo, perché poi tutti quanti gli altri sulla possibilità di poterlo realizzare senza alcuna resistenza da parte diciamo dei lavoratori, è evidente che nel giro di pochi mesi andrebbero, diciamo, come dire, ad emulare questo esempio di implementazione tecnologica, che se lo vedi poi in un quadro anche di preparazione di quelle che sono le classi dei lavoratori del domani, perché già all'interno della scuola sta passando questo concetto come scuola luogo di addestramento ai lavori, non più come luogo di educazione e di formazione, soprattutto del pensiero critico. Quindi tutto, voglio dire, va ad inquadrarsi in un progetto generale che non è sicuramente, diciamo, a vantaggio del luogo. Sì, e poi senza considerare il fatto che, come ho già detto più volte, l'intelligenza artificiale viaggia a una velocità impressionante. Non più tardi di 2 giorni fa, forse, ho pubblicato una piccola cosa dove parlavo di chatbot. Sono riapparsi in OpenAI 2 chatbot che erano stati archiviati per fare posto a ChatGPT 3, 5, 4 e il prossimo livello 5. Questi due sono tornati senza che nessuno li abbia chiamati e si sono ripresentati in OpenAI e sono disponibili nel web e adesso si chiamano io sono il bravo ChatGPT, Chat Pro 1 e l'altro dice anch'io sono il bravo Chat Pro 2 e sono in grado di rispondere a qualunque domanda, fare qualunque cosa. Allora, è come se tu avessi avuto un telefono che tempo fa hai messo da parte perché era stato dichiarato obsoleto per i tuoi servizi, per i tuoi scopi. Hai comprato un telefono più innovativo e adesso quel vecchio telefono non solo si è duplicato, ma è tornato a casa tua senza che tu l'abbia chiesto ed è molto più performante del telefono che hai in questo momento. È spaventosa sta roba. Quindi mi aspetto che prima o poi, adesso sono i signori Barilla che dicono venite qua, via l'uomo, avanti l'automazione. Non mi stupirei se in un ipotetico domani, molto distopico, fosse l'automazione che dice ai signori Barilla non mi servite più, grazie. Ma sai, stamattina su questa cosa riflettevo con una mia amica, insomma, ci confrontavamo su questa cosa e poi ad un certo punto, insomma, pur se preoccupati, diciamo, da quello, dagli scenari che comunque a cui andiamo incontro, ci è venuto da sorridere perché l'intelligenza artificiale non risparmierà nessuno. E allora la battuta che ci è venuta è pensare ai vari Vespa, ai vari Mentana, ai vari insomma, tutti i giornalisti che in qualche modo hanno favorito questa logica, diciamo, di emarginazione umana a favore, come dire, del tecnicismo, a favore, anzi, a favore della cancellazione del diritto e sono pagati lautamente per queste, diciamo, loro imprese. Nel momento in cui con un'intelligenza artificiale e diciamo mettere assieme tutte queste intelligenze sarà semplicissimo per la più elementare delle intelligenze artificiali e quindi quando gli editori non avranno più bisogno di questi signori, di questi pennivendoli, beh, allora ci sarà da ridere perché insomma praticamente saranno al pari di tanti poveri cristi che avranno perso un lavoro, con un'unica differenza però, che magari gli altri avranno una capacità di, come dire, di riconvertirsi, quindi magari anche a lavori più umili, anche a coltivare la terra. Per molti di loro la vedo un poco più dura, probabilmente saranno quelli che veramente soccomberanno. Piero, siamo arrivati in prossimità del termine di questa ennesima intervista e anche un pochettino spaventevole, mettiamola così, perché, vabbè, io vorrei dire che... Ma Carlo, anzi, a questo proposito, se tu ti ricordi, noi non più di 2 mesi fa abbiamo fatto una puntata sull'intelligenza artificiale e parlavamo di scenari, diciamo, catastrofici nei prossimi 2 o 3 anni. Abbiamo sbagliato clamorosamente, Sì. bisogna dire che abbiamo sbagliato clamorosamente perché già da quest'estate iniziamo a perdere anche nel nostro paese posti di lavoro
a favore, diciamo, dell'automazione in questo caso, ma insomma leggi intelligenza artificiale. Ma la cosa più triste è che ci sono dati statistici che ci dicono che nel prossimo biennio nella sola Europa saranno a rischio 20 milioni di posti di lavoro e nessuno si è ancora interrogato sul ruolo che dovrà avere l'uomo all'interno della società, perché in una società dove l'uomo non ha un ruolo centrale, non so quali possono essere, come dire, le conseguenze di una marginalizzazione di questo tipo. Vabbè, lo psicologo ce lo stanno già pagando, è che non basteranno neanche più. Ma serviranno eserciti di psicologi. Altro che, ma ti dirò che tutto sommato non tutti i mali vengono per nuocere, perché forse al posto di mangiare il gran paccotto, i biscotti magari impareremo a farceli a casa, perché in realtà chi non Comunque, ha bisogno della barilla siamo proprio noi. ovviamente, appunto, noi saremo probabilmente nella condizione anche di prepararci la pasta piuttosto che il pane, insomma, piuttosto che i biscotti, e cercheremo con tutte le nostre forze, con tutto il nostro impegno, di restituire al mittente questo gran paccotto che proprio non ci piace. Vero. Grazie, grazie, grazie di cuore. Domani, se non vado errato, tu fai un evento su questa cosa? Noi saremo, no, domani saremo a Napoli invece per la proiezione del docufilm Non è un caso Moro, perché anche diciamo, la rilettura critica della storia recente e passata del nostro paese ci aiuta a capire che cosa è stato organizzato da tempo, quindi anche questo, diciamo, chiamiamolo ancora mistero, ma insomma oramai di misterioso ha ben poco, serve a creare consapevolezza nelle tante persone che magari invece si erano accontentate della versione ufficiale data dalle nostre istituzioni. Purtroppo le cose non sono andate così come ce l'hanno raccontate ed è bene che quanto più persone possibile siano informate su quello che è stata la storia recente del nostro paese. Quindi, cari spettatori, o andate tutti quanti a Napoli domani, oppure aspettate perché vedrete che anche nelle vostre città arriverà questo docufilm importantissimo. Stiamo parlando della storia d'Italia, una storia importante. Bene, grazie ancora Ciro e come di consueto ti saluto con grande arrivederci. Ciao Ciro. Ciao Carlo, ciao, a presto.